Welcome to Design Talk. Design Talk è il primo talk show e podcast dedicato agli architetti e al mondo del design. Si parla di design, marketing, mercato, prodotto e materiali. Design Talk, sponsored by Rifra, Kitchens and Beds, direct from Milano. Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto alla seconda puntata di Design Talk. Innanzitutto lasciatemi ringraziare tutti coloro che hanno visualizzato, commentato, apprezzato ma anche ascoltato tramite podcast la nostra prima puntata. Abbiamo avuto un grandissimo successo, infatti si parla di numerosissime visualizzazioni. Come anticipato la volta scorsa, oggi avremo per la prima volta un ospite esterno. Abbiamo qui con noi l'architetto Andrea Langhi. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. E grazie a te di essere venuto. L'architetto Andrea Langhi è uno specialista nella progettazione di locali pubblici. Parliamo di più o meno più di 500 locali in tutto il mondo, ma è proprio vero? Sì, diciamo che però ho smesso di contarli perché mi fanno sentire un po' vecchio. Bene, dove hai iniziato? Qual è stato il tuo percorso? In effetti ho iniziato a fare l'architetto perché mi appassionava questo mondo pur non conoscendolo, quindi è un po' una storia sembra una favoletta, sono una storia da bambini, tipo disegnavo le case, facevo queste cose, quindi si vede che era nell'indole, però in realtà non avevo idea di cosa significasse fare l'architetto, né tantomeno che esistesse un architetto che potesse progettare dei locali. Me ne sono reso conto un po' per volta facendo esperienze, quindi provando a lavorare anche in studi professionali, nel frattempo studiando all'università. Infatti io ho iniziato l'università dopo aver fatto l'istituto tecnico per geometri. E quando dico questa cosa, sai, in Italia c'è questa idea che i geometri, insomma gli architetti, i geometri, gli ingegneri siano categorie che si amano, si odiano, si frequentano. Quindi ho iniziato a lavorare in provincia, finita la maturità, in uno studio che però, nel quale il titolare era un geometra, quindi ero un architetto che lavorava presso uno studio di geometri. Mi sono reso conto di una cosa abbastanza usuale, forse perché appunto i geometri in Italia sono una categoria che ha un'alta percezione di valore, non so come dire, cioè il geometra è un po' il tecnico di fiducia, no? Delle famiglie, quindi entra risolvendo un po' tutte le questioni quotidiane, quindi non so quando ci sono successioni, sono pratiche, non so il 740, l'età, queste cose, quindi in effetti a geometra studi estimo, studi diritto, studi queste cose, quindi diventa un po' il tecnico di fiducia, una figura a cui rivolgersi per risolvere queste cose, e quindi ovviamente quando devi far progettare la casa per tuo figlio, devi ristrutturare casa tua, ti rivolge il geometra, quindi l'architetto è un po' una figura così evanescente, non si sa bene che cosa faccia, no? Infatti io racconto sempre un aneddoto su questa cosa che mi ha raccontato un mio compagno di università, anche lui architetto, anche lui con un padre geometra, che aveva uno studio molto importante, insomma poi anche un omone, insomma, con due baffi, insomma, un personaggio imponente anche fisicamente, e lui è andato a lavorare per lui in questo studio, no? E mi raccontava questa cosa: tutti i giorni quando andava a lavorare in ufficio incontrava la signora delle pulizie e gli diceva, questa signora molto gentile, diceva buongiorno geometra, buonasera geometra, buongiorno geometra, buonasera geometra. E lui dice, a un certo punto ho deciso di affrontarla, le ho detto, signora, non è che me la prenda o sia particolarmente infastidito da questa cosa, però vede, io non sono geometra, sarei architetto. E la signora le ha detto, mi sembrava troppo giovane che fosse già geometra. Così le ha detto. Quindi questa cosa qua a me fa molto ridere, perché in effetti è così, cioè gli architetti sono un po' visti come quelli che sono un po' un optional, sono un po' quelli che arrivano e fanno spendere tanti soldi, non si sa bene cosa facciano. E io ho un blog che si chiama A cosa serve l'architetto proprio per questo, perché cerco di spiegare che cosa faccio. E dopo un po' lavorando in questo studio mi sono reso conto che
quello che ti insegnano a scuola, al Politecnico, quello che imparavo al mattino, frequentando l'università, al pomeriggio... Politecnico di Milano. Politecnico di Milano. Al pomeriggio, insomma, lavoravo in questo studio e al mattino progettavo città, ponti, palazzi, e al pomeriggio in realtà mi confrontavo un po' con la realtà quotidiana, no? Quindi mi ricordo il primo progetto che mi hanno fatto fare è stato un cancello pedonale. Cancello pedonale perché in Italia c'è questa cosa, ci sono le ville, no? Ci sono le villette nelle zone residenziali e poi ci sono le recinzioni intorno alle ville, no? Perché non è che negli altri paesi non c'è. Sì, negli Stati Uniti non esiste. Non esiste, c'è cioè, il prato-film bravo, che finisce sul marciapiede la strada. Sì, perché poi c'è il sistema di antifurto magari collegato a centrale. Io penso non sia neanche una questione di sicurezza, cioè in Italia c'è questa cosa delle recinzioni un po' come uno status symbol, probabilmente perché le fanno progettare gli architetti, quindi si sfogano lì. Infatti io ho progettato, quando mi hanno dato da progettare questo ingresso pedonale, diciamo che l'ho progettato sfogando tutta la mia frustrazione di architetto che al mattino progettava città, quindi ho fatto questo cancello pedonale che sembrava un grattacielo, insomma un'opera faraonica, e poi non me ne hanno fatti fare più. Però mi sono reso conto che effettivamente c'era una difficoltà tra quello che impari a scuola, la tua idea di essere un architetto che progetta dal cucchiaio alla città, che ha questa visione, questa apertura mentale, no? Poi in realtà confrontarsi nel quotidiano con un committente, con un progetto così, era veramente complicato, soprattutto in provincia, perché l'Italia poi è un po' tutta provincia. È capitato così casualmente che questo studio in quegli anni avesse preso la direzione lavori di una discoteca. Una cosa si costruivano le discoteche ancora, poi quando ho cominciato io hanno smesso, però in quegli anni costruivano le discoteche. Ho preso la direzione di questo locale e lì veramente mi si è aperto un mondo, perché noi facevamo la direzione dei lavori, ma il progetto era di un architetto di Rimini e pensavo appunto che senso avesse andare a prendere un architetto da Rimini, insomma, da Riviera Adriatica, dove effettivamente poi ho capito c'erano le discoteche migliori d'Italia in quel periodo, probabilmente del mondo. E quindi c'erano degli architetti che progettavano le discoteche, progettavano dei locali, c'erano delle aziende in grado di realizzarli, quindi con delle lavorazioni strepitose, e il loro atteggiamento era completamente diverso da quello che avevo io. Cioè, immaginate che, non so, una discoteca allora famosissima era la Baia Imperiale di Gabice, una cosa del genere, cioè una discoteca fatta come una villa, un palazzo romano, oppure il Pasciano tipo in stile esotico, no? Quindi io pensavo, ma come un architetto io stavo studiando Le Corbusier, minimalismo, insomma, e quindi mi sono avvicinato a questo modo cercando di carpirne qualche segreto, di entrare un po' in sintonia, e ho scoperto che mi piaceva moltissimo questo tipo di modalità per sfogare proprio la propria creatività in modo libero e assoluto, no? In effetti dopo qualche tempo ho acquisito un po' di dimestichezza con questo tipo di progetti, e un cliente dello studio ha chiesto allo studio di progettare un locale e l'hanno affidato a me. E quindi ho realizzato questo locale all'interno dello studio, quindi approfondendo un po' le tematiche sia in termini normativi, cioè capendo tutto quello che ci sta dietro un locale, no? Però allora erano dei locali a tema. Diciamo che stiamo parlando della metà degli anni 90, quindi il secolo scorso, stiamo dicendo. E non so, questi erano dei locali tipo delle birrerie, dei locali di modo i pub, no? I pub irlandesi, bravissimo. E anche lì ho scoperto un'altra cosa che per me era incredibile, cioè che questi pub irlandesi li costruivano gli irlandesi. Cioè venivano dall'Irlanda con 2 camion, su uno c'era tutto il locale, da questo lato c'era la birra che si beveva intanto che costruivano il locale. Però arrivavano e costruivano tutto il locale, cioè facevano i pavimenti, le pareti, i soffitti, le strutture, e con delle lavorazioni che evidentemente non erano quelle a cui ero abituato, no? Quindi costruivano queste strutture anticando i legni, rovinando i ferri, rovinando i muri, quindi con una modalità operativa che non avevo mai visto prima, no? Quindi ero affascinatissimo da questo modo di concepire il lavoro. Anch'io mi ero cimentato nel progetto locale cercando anche lì delle maestranze, insomma da noi in realtà i fabbri erano abituati a fare le recinzioni di prima, quindi facevano quello. Però ecco, la difficoltà è poi ero entrato in contatto con queste ditte di Rimini, quindi un mondo che in realtà non aveva quasi per nulla a che fare con l'architettura che classica o
con l'architettura che pensavo di avere in qualche modo appreso a scuola, eccetera. Facendo questo locale, qualche mese dopo me ne sono andato dallo studio e lì ho capito una cosa, mi sono reso conto subito di una cosa, che all'interno dello studio, pur gestendo magari anche più clienti, non so, una decina di clienti con cui lavorò direttamente, però i clienti non erano i miei, i clienti erano quelli dello studio. Quindi nel momento in cui me ne sono andato, mi sono reso conto che, sì, pur lavorando all'interno di una realtà così, non potevo immediatamente aprire il mio studio e pensare in quella realtà locale di rubare, tra virgolette, i clienti ad altri professionisti, no? E quindi mi sono ritrovato un po' così a dire, ok, adesso cosa faccio? Il destino vuole che dopo un mesetto mi chiama il titolare di quel locale che avevo fatto, dicendo, guarda, sono venute delle persone in questo locale, l'hanno visto, gli è piaciuto e mi hanno chiesto chi l'avesse progettato, io ho fatto il tuo nome. Io all'inizio gli ho detto, sì, ti ringrazio, però guarda che non sono più nello studio, immaginando che fosse lo stesso discorso, cioè che avesse fatto il mio nome intendendo quello dello studio dove lavoravo. In realtà lui mi ha sorpreso un po' dicendo, no, io so che l'hai progettato tu, quindi secondo me dovresti, ho fatto il tuo nome perché dovevo parlare con te. E quindi io ho incontrato queste persone che mi hanno effettivamente sorpreso perché mi hanno detto, guarda, abbiamo visto il tuo lavoro, non mi conoscevano né io conoscevo loro. Abbiamo visto il tuo lavoro, ci interesserebbe fare un locale, ti interesserebbe a te progettarlo. E lì ho capito un'altra cosa, delle varie cose ho capito, non ne ho capite tante, però qualcuno l'ho capito. Tipo che queste persone avevano chiamato me, pur non conoscendomi, e io ero abituato in realtà a lavorare con persone che si conoscevano un po' tutti, no? Avevano chiamato me per il fatto che avevano visto il lavoro che avevo fatto. Quindi avendo visto il locale, gli era piaciuto il locale e si erano informati su chi l'avesse progettato. E per me questa cosa era una cosa veramente nuova, cioè stiamo parlando appunto della metà degli anni 90, quindi non c'era internet, non c'erano blog, esatto. Quindi la conoscenza era passaparola, effettivamente. Quindi quest'idea che qualcuno sconosciuto mi contattasse, pur non conoscendomi, semplicemente per il lavoro che avevo fatto, per me è stata una rivelazione. Ed è ancora così adesso. Cioè adesso le persone, ovvio con internet questa cosa è moltiplicata per molte volte, però l'idea che io faccia un lavoro e venga in qualche modo incaricato di farne altro e trovi altri clienti, grazie al lavoro che faccio, quindi non alla persona che sono, da un certo punto di vista dà la libertà di essere, come dire, di poter lavorare in tutto il mondo, di poter puntare solo su quello che uno sa fare, non sulle conoscenze dell'amico, cioè di quel passaparola stretto, che in realtà ti relegava ai margini, perché in realtà in una situazione di provincia non hai possibilità. È la meritocrazia alla fine. Sì, anche. Perché c'è il passaparola positivo e il passaparola, diciamo, all'italiana negativo, nel senso il passaparola positivo, quelli che gli americani chiamano referral, è proprio lavoro bene, faccio sapere oggi con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione che io sono uno che lavora bene, quindi i miei clienti testimoniano per me e per il fatto che io lavori bene, in modo che da generare altri contatti d'alto business. Poi ovviamente in Italia abbiamo anche il passaparola negativo, nel senso che è mio amico, fallo lavorare. Ecco, quella invece è una cosa che noi per fortuna non facciamo, però sicuramente nella mentalità nazionale è radicata. Sì, soprattutto appunto per questa tradizione di il tecnico è comunque una persona di fiducia, l'Italia è tutta provincia, qui ci si conosce un po' tutti, quindi tendenzialmente ti fidi più di chi conosci che di chi in realtà famoso mio cugino. Potrebbe saperne di più, no? A me questa mentalità qui, diciamo che mi sembra andata un po' stretta, proprio perché vedevo di non aver possibilità, cioè di pensare di fare locali o di fare grandi progetti rimanendo chiuso in un circuito di conoscenze strette in cui tutti si conoscono, quindi rubi i clienti l'uno all'altro, mi andava veramente stretta. Quindi avere la conferma che facendo una cosa delle persone ti potevano chiamare semplicemente, pur non conoscendo, semplicemente perché vedevano e apprezzavano il lavoro che facevi, per me è stata una rivelazione, quindi ho deciso che quello sarebbe stato il mio modo di lavorare. Da lì, evidentemente un po' prendendo i treni quando passavano, quindi magari accettando incarichi in modo un po' così impulsivo, eccetera. In realtà
si è verificato questa cosa sempre di più. All'inizio, quindi pensavo proprio che avessi trovato la mia strada in modo apparentemente semplice, cioè ho fatto quest'altro locale è stato pubblicato su una rivista del settore che allora c'era, era l'organo ufficiale dei locali, quindi andava in tutti i locali, stiamo parlando appunto non di internet ma di carta stampata ancora. Mi chiama un altro locale che stava tipo a 100 km da dove stavo io e a me sembrava veramente tutta la distanza del mondo. Adesso diciamo che vado e torno da Monte Carlo in giornata, quindi abbiamo un problema di... Ormai insomma 100 km vado oggi pomeriggio e quindi anche le persone con cui collaboravo mi dicevano ma non ho mai visto nessuno che è partito da zero e ha cominciato a fare un locale dietro l'altro come te. E quindi mi sembrava tutto sommato abbastanza semplice, proprio perché si generava questo passaparola positivo, come dicevi tu, e quindi le persone mi chiamavano perché avevano visto dei locali, eccetera, eccetera. A un certo punto però mi chiama un mio conoscente dicendo guarda, ho un cliente a Torino, che stava quindi a 150 km, quindi ancora più lontano, dicendomi se ti interessa avrebbe da fare il locale se vuoi venire a conoscere. Quindi non era una conoscenza diretta, ma una conoscenza tramite questa persona. Quindi arrivo all'appuntamento e mi fa vedere il locale, poi mi dice ma hai qualcosa da farmi vedere? No? E quindi io lì avevo preparato delle fotografie dei 3 locali che avevo fatto, perché avevo visto questa cosa alle fiere di settore che si facevano, quindi questi presentavano dei locali meravigliosi con delle fotografie giganti, non sapevo neanche che esistessero delle fotografie 20x30, così, quindi avevo fatto questa cosa, quindi documentare il proprio lavoro in modo da presentarlo opportunamente a chi non conosceva chi fosse. Questo sfoglia questi 3 locali che avevo fatto e poi dice sì, ma questo non è il genere di locale che vorrei, grazie. E io sono rimasto un po' così perché ho detto come, ma io potrei fare qualsiasi altro tipo di locale, no? Ma nella sua idea era che, siccome avevo fatto locali per persone che ovviamente avendo visto questi più o meno si assomigliavano, perché avevano chiesto tutti più o meno quel tipo di locale lì, per lui ero quello che faceva questi locali. E quindi siccome lui aveva in mente di fare un altro tipo, non so, magari più moderno, con un altro stile, con un altro gusto, il fatto che io avessi fatto questi locali di questo genere, per lui mi categorizzava in un segmento, no? E da lì mi sono reso conto, un'altra cosa che ho imparato, che questa cosa del posizionamento, cioè di dire io mi specializzo in un settore, eccetera, perché allora, in effetti, gli architetti lavoravano così. Nei locali lavoravano in questo modo, cioè erano diventati molto bravi, molto famosi facendo un locale, e poi tutti i gestori dei locali magari volevano, dicevano, quel locale funzionava, quindi voglio anche un locale così, quindi chiamavano questo architetto a fare più o meno la stessa cosa, quindi per 4-5 anni era il numero 1, faceva tutti i locali di questo tipo, e tutti più o meno si assomigliavano, tutti avevano successo, guadagnavano un sacco di soldi, e sembrava che fosse la strada in cui intraprendevano tutti, salvo poi dopo 4-5 anni magari cambiava la tendenza, un altro architetto aveva un'altra idea, progettava un altro locale, quindi tutti si spostavano lì e l'architetto che magari aveva fatto un locale prima era magari potenzialmente in grado anche di fare questo, ma nella testa di tutti i clienti era quello che faceva, non so, il locale mediterraneo, quindi il locale barocco lo faceva quest'altro, e quindi se tu ti sforzavi di fare locali in questo tipo, no, ma eri la copia di, ma no, ma... E questa cosa qui, alla fine, ho fatto capire come, in effetti, l'essere troppo specifici o essere, come dire, identificati come un autore, cioè come qualcuno che fa una cosa basata sulla propria persona, cioè identificarsi completamente nel proprio lavoro, quindi mettere la propria persona in aderenza col proprio lavoro, ti fa poi percepire come uno che fa solo quello. In certi casi è positivo, non so, tipo nella moda è questa cosa qua. Nel mio lavoro mi sembrava una cosa tipo, ok, vista l'esperienza di questo locale qui, cioè mi ha chiesto di fare un locale, ma per lui ero uno che faceva questo. A me sembrava una roba assurda, ma nella sua testa funzionava così. E quindi cosa ho pensato? Ho pensato che, come in tutti i casi, quando non sai come risolvere una situazione, devi studiare. Devi studiare, Però mi sono messo a studiare come si facevano i locali. Come si facevano locali anche differenti da quello che avevo visto fino ad allora. E anche lì mi sono reso conto che in Italia questa cosa non esisteva. Cioè l'architettura di serie A, diciamo, anche quella che pubblicava sulle riviste, quindi tutti gli architetti avevano una collezione nei loro studi di interni, di abitare, di domus. Cioè questo faceva parte proprio dello status di essere architetto, doveva avere tutte le collezioni degli anni di interni, perché li facevano proprio belli, no? Con tutte le fasce, cioè,
era parte della realtà. Tu vai in uno studio di architetti, ci sono tutte le annate, che poi non guardi più perché è così, però sono tutte le annate di interni, le annate di abitati, delle riviste di architettura importanti, solo che su nessuna di queste riviste di architettura c'era mai pubblicato un locale. Quindi io ero abbonato praticamente a tutto e guardavo architetture meravigliose, tutte quante, interni di tutti i tipi, ma di locali neanche l'ombra. O forse a volte qualcuno, ma sempre raccontato dal punto di vista dell'architettura per architetti, no? Quindi lo spazio molto minimal, in quel tempo erano minimalisti, insomma, quindi non so, i banchi bar vuoti senza le bottiglie. Io dicevo, ma che cavolo di locali sono questi? Io non ho mai visti questi locali qua. Cioè i locali che frequentavo io, che uscivo a vedere, che vedevo le persone frequentare, non assomigliavano per niente a questi locali. Cioè questi erano... Un inner circle, si parlavano... Sì, era da architetti per architetti. Esatto. Quindi raccontavi delle cose, vedevi la luce, i volumi danzanti sotto la luce, questa cosa qui che abbiamo imparato tutti ad architettura, era ancora cosa, però non li vedevo nella realtà. Quindi ho cominciato a comprare, non so, dei libri americani, e lì veramente vedevi delle cose. Lì erano nati i locali a Las Vegas, erano nati i locali Planet Hollywood, gli Hard Rock Café, questa roba qua, che in Italia, cioè, non avevo mai visto. E quindi ho cominciato a studiare, a imparare a fare queste cose per differenziare anche il design. Quindi a un certo punto di dire, non disegno un locale in base a come mi sveglio io al mattino, o come immagino che dovrebbe essere fatto perché io sono un architetto che vede le cose in un modo, ma cerco di capire, per esempio, qual è il design più giusto per questo tipo di locale, a chi si rivolge. Facevo questa cosa qui, che poi negli anni ho capito essere il fondamentale del mio lavoro, cioè il locale non deve piacere a me, non deve piacere al titolare, deve piacere al pubblico. E quindi ricercare un design che sia in grado di fare vivere un'esperienza al pubblico, perché fondamentalmente il pubblico fa sempre le stesse cose, cioè nei locali va per mangiare, per bere e per divertirsi. Quello che cambia è il modo in cui lo fa. Quindi nel tempo cambia il modo, nel senso che non vuole più bere allo stesso modo, mangiare allo stesso modo, divertirsi allo stesso modo. Quindi il lavoro che faccio io oggi è proprio quello di cercare nuovi modi per fare divertire le persone, per farli bene mangiare o per fargli vivere un'esperienza che vada oltre questo tipo di bisogno, no? Ed è questo il lavoro che faccio da ormai tempo immemorabile, però è cominciato così, un po' per volta. Ecco. Appunto dicevi il locale deve piacere al pubblico, finché si è parlato di pubblico italiano, hai avuto a che fare col pubblico italiano, magari è stato più semplice comunque la tua cultura, certo. Mentre com'è stato l'approccio con le altre culture in quanto hai realizzato locali in tutto il mondo? Sì, in effetti poi ho iniziato a girare e a essere chiamato insomma, a fare dei locali in diversi paesi nel mondo. Vabbè, il mondo è grande, per cui in alcuni paesi, però ho notato subito questa differenza, cioè ci sono dei paesi che assomigliano un po' all'Italia, quindi i paesi occidentali in cui fondamentalmente alcune cose si assomigliano, mentre ci sono altri paesi, per esempio ho lavorato in Marocco, negli Emirati Arabi, cioè in paesi in cui la cultura è veramente differente rispetto alla nostra. E come dire, quando vado in questi posti, di solito mi dicono, che fortunato che sei andato a Miami, sei andato a Dubai, che fortunato che sei. Però io ci vado per lavoro e adesso non è che mi voglio lamentare, però quando vai in vacanza in un posto rispetto ad andare per lavoro, fai delle cose diverse e vedi anche delle cose diverse. Infatti quando vado per lavoro in questi posti non vedo assolutamente niente di turistico, quindi molte cose che esistono in questi paesi non è che mai avuto modo di visitarli, ci tornerò magari per vacanze. Però entri in contatto con quelle che sono le persone reali, cioè il loro modo di vivere, no? le loro abitudini, la loro cultura, ma proprio della quotidianità. E questa è la cosa che mi interessa, perché effettivamente ti rendi conto di come tu sei affascinato dal loro modo di vivere, dalle loro abitudini, dal loro modo di fare, dalla loro cultura, dal loro modo anche di realizzare le cose, e loro viceversa. E tanto più i paesi sono esotici, sono molto distanti da te. Per esempio, sono stato in Marocco, a Marrakech, che secondo me è una città fantastica, e mi sembrava insomma di vivere un po' le mille e una notte, insomma, in questi ambienti, in questi riadi veramente fatti di questi mosaici, di queste fontane, eccetera. E dovevo realizzare un locale lì e c'era un giardino e pensavo di riutilizzare questa cosa perché era talmente bella, talmente particolare e entusiasmante per me che avrei voluto riutilizzarla.
E loro in realtà invece mi hanno detto no, noi non vogliamo nulla di marocchino in questo locale, vogliamo un locale italiano. E quindi lì mi sono reso conto di come quello che fosse esotico per me, fosse attrattivo per me, che sono un italiano che va a Marrakech, mi sarei aspettato, sarei andato a visitare tutti i locali in stile marocchino. Mentre per loro che vivono lì tutti i giorni, in realtà volevano un locale italiano, cioè volevano qualche cosa che fosse completamente diverso da quello che frequentavano e volevano tutti i giorni, no? E quindi questa differenza tanto più è distante, no? La cultura o come dire, le abitudini, i modi di vivere, diventa poi un elemento essenziale sia di arricchimento personale che anche professionale, perché effettivamente devi tenerne anche conto nel momento in cui disegni o in cui progetti un locale. Quello che effettivamente cercano tutti all'estero è probabilmente questa cosa, questa sensazione che noi diamo per scontata, no? di gusto italiano, di lifestyle italiano, che poi diventa design, ma che le persone cercano in quanto hanno voglia di uscire dalla loro quotidianità e di incontrare nuovi modi di vivere, e probabilmente quello italiano è quello più attrattivo. Sì, diciamo che quello che vedo io quando vado anche io all'estero, negli Stati Uniti, in Russia, nell'Unione Europea, è proprio che oggi nel mondo c'è una fame di Italia, c'è una fame di Made in Italy. Noi esportiamo circa l'85% dei nostri prodotti, a differenza tua. Noi abbiamo un prodotto, diciamo, più standard, nel senso che abbiamo un catalogo che va bene, che proponiamo sia dagli Stati Uniti alla Russia, passando per gli altri paesi stranieri, mentre il tuo progetto è il tuo prodotto, no? Mentre il nostro prodotto Certo. è un prodotto, diciamo, che si declina in diverse collezioni, ma non viene poi segmentato per paesi, proprio per dar forza all'idea di Made in Italy e di italianità, e insomma di far vivere ai clienti il sogno del lifestyle italiano. Può sembrare una cosa scontata per noi che viviamo qua, abbiamo la nostra vita qui, ma fuori dai confini nazionali non è così. Per fortuna ci vedono ancora come un polo attrattivo, quindi un polo attrattivo del bello, del lusso, un polo attrattivo, diciamo, di stile, e quindi vanno a ricercare quei prodotti e quei progetti e quei progettisti che ritengono affini affinché questi valori emergano nel loro status sociale, che possa essere un'abitazione, quindi mettono dei prodotti italiani di design, piuttosto che in un locale. In quel caso attrarranno clienti in target, quindi magari altospendenti, quindi diciamo che possono portare un margine, un profitto maggiore, ma comunque posizionandosi in una fascia elevata di mercato. Almeno questo è quello che io vedo quando viaggio, insomma. Sì, c'è anche veramente un discorso di cultura, sia personale che professionale, perché forse appunto io sono stato anche in questi paesi arabi, e appunto al di là della cultura differente, delle abitudini diverse, anche se soprattutto quelli mediterranei sono molto più simili a come vediamo noi le cose, diciamo. Adesso culturalmente siamo molto più affini, per esempio, che rispetto ai paesi nordici o ai inglesi, eccetera. Però c'è proprio un discorso di cultura, per esempio, sul bello, sul lusso, sul lifestyle, su che cosa sia elegante, su che cosa sia ricercato. E noi appunto, forse, soprattutto in Italia, perché siamo circondati dal bello, da quando nasciamo a quando viaggiamo, insomma, qualsiasi cosa in Italia ci parla di cultura, ci parla di bellezza. Quindi per noi forse, dico che è scontato, però quantomeno siamo abituati a essere circondati da alcune cose. Quindi ricerchiamo forse la bellezza nel dettaglio, nell'attenzione, nella finitura. In questi paesi mi sono reso conto invece che hanno ancora un'attitudine un po' al lusso o alla bellezza come ostentazione, no? Cioè per loro sono molto più attratti dal lusso ostentato, quindi dall'oro, dal barocco, dalla ricercatezza di queste cose. E mi sono reso conto che quindi anche il nostro modo di approcciarli deve essere un po' così, deve tenere conto un po' di questo, cioè di in qualche modo fargli capire che non è
non è sufficiente che una cosa luccichi per essere di lusso, no? Ma magari il lusso sta anche nella capacità di comprenderlo, quindi nelle lavorazioni, nella raffinatezza delle soluzioni, nel dettaglio, nel design. Ed è qualche cosa, e questo riguarda sia il design come oggetti, ma anche per esempio nella cucina, nella cultura, nel modo di mangiare. È un'espressione anche questo di cultura. Cioè, io mi sono stupito del fatto che per esempio non tanto i ristoranti di alto livello di cucina italiana che ci sono nel mondo, nei quali probabilmente si mangia anche meglio che in Italia, però nei locali che magari che a volte progetto io, che sono quelli un po' più di massa, non so, nei centri commerciali, che hanno un impatto su una popolazione più ampia. E per esempio mi sono reso conto che, non so, in questi paesi tu devi scrivere sul menù che la pasta non è cruda, è al dente. Cioè, perché per loro la pasta, come la mangiamo noi, appare cruda. Oppure è un contorno, cioè non hanno quest'idea che la pasta da noi sia un piano principale, ma che per loro sia un contorno, cosa del genere. Allora, questa cosa, per esempio, si rilascia sempre al discorso che tu devi fare un locale in base al pubblico a cui ti rivolgi. Quindi a volte mi sono reso conto che molti imprenditori italiani sono andati all'estero con l'idea di fare dei locali, quindi prendendo esattamente il modello italiano, quello che funziona in Italia, e trasferendolo pari pari all'estero. E in alcuni casi non ha funzionato per noi, proprio perché c'è una differenza culturale proprio di approccio, no? di mentalità, per cui certe cose che per noi sono scontate, al limite del banale, per loro diventano un problema proprio di comprensione, cioè non capiscono di cosa stiamo parlando. Quindi c'è veramente questo sforzo qua di comprendersi, che per me è stata veramente una grande crescita a livello personale, perché poi per entrare in contatto con queste persone anche tu devi sforzarti di essere un po' meno italiano e un po' più aperto a quello che succede nel mondo. Una sfida. Negli Stati Uniti hai lavorato, stai lavorando? Ho lavorato in Canada, ho lavorato nei Caraibi, adesso sono stato di recente a Miami perché stiamo cercando di fare qualcosa lì. Effettivamente tutte le volte che poi ritorno in Italia mi prende un po' di sconforto, perché dico accidenti, che cosa potremmo fare invece? Sono in una fase esplosiva, loro hanno anche questa capacità poi di intercettare le tendenze e fare dei franchising, come ad esempio Starbucks. Sì. Starbucks nasce dal fondatore stesso che 25 anni fa era a Milano e andava a bere il caffè al bar. Noi siamo molto bravi nel fare i prodotti e non siamo altrettanto bravi nel venderlo, nel comunicarlo a chi nel mondo sarebbe veramente interessato, sarebbe veramente entusiasta di poter approcciare e comprare il prodotto italiano, ma se non riusciamo a entrare in contatto con loro, nel loro modo, a fargli capire di che cosa stiamo parlando, probabilmente non lo capiscono. Quindi tu che hai un'esperienza internazionale lo vedrai tutti i giorni questa cosa. Ma allora il discorso è semplice, devi prendere come metodo di paragone quello che succede negli Stati Uniti, no? Non perché siamo filoamericani ma perché diciamo il marketing, il branding nasce là. Certo. E quindi il metodo di paragone è là e il servizio al cliente nasce là. E quindi il metodo di paragone deve essere quello degli Stati Uniti. Poi è logico che è sconfortante sentire un grande maestro di marketing come Jay Abrams, che è venuto all'ultimo seminario organizzato in Italia da Frank, che era sul marketing, e ci parla diciamo di esperienze abbastanza catastrofiche in hotel o bar o ristoranti della nostra penisola. Ma magari per noi è scontato un disservizio del genere, perché siamo abituati, certamente per un americano che è abituato a degli altissimi livelli, questa cosa è penalizzante per il nostro paese. Diciamo che poi parte tutto diciamo da una cultura cliente, ma soprattutto da un approccio legato al branding e al marketing. Quindi, come dicevi tu prima, per ogni locale c'è un pubblico di destinazione. Non troverai mai, o trovi molto difficilmente, un locale generico. Quindi, anche perché la categoria domina, no? Come ci hanno insegnato, quindi se uno vuole mangiare un hamburger ha determinate categorie di scelte in base al suo prezzo e che esperienza vuole vivere quella sera. La stessa cosa per la pizza, la stessa cosa per il pesce, la stessa cosa per la carne.
la stessa cosa per le insalate, la stessa cosa per qualsiasi tipo di cibo. Da noi siamo ancora, non magari nelle grandi città come Milano e Roma, ma può darsi che siamo ancora legati al ristorante che fa tutto, quindi non riesce a specializzarsi e non riesce quindi a comunicare. E la stessa cosa vale anche poi per qualsiasi ambito. Io parlo di mobili perché li conosco, quindi noi siamo specializzati, siamo unici pochi, forse gli unici specializzati solo nella cucina e nel bagno. Esci da qua, trovi, se vai sulla statale Milano-Meda o vai nella Brianza Nord, trovi mobilifici che fanno di tutto. Kitchen and bath, cioè mettere insieme i bagni e cucine, per me è una roba geniale. In effetti, insomma, arriva da uno che il brand lo sa, diciamo, però al di là di quello è proprio una chiarezza di posizionamento sia nei tuoi confronti di quello che fai e anche di chi poi si deve rivolgere a te, perché sai esattamente quello che fai. Quindi noi abbiamo a tutti i livelli questo problema di far capire cosa facciamo. Gli architetti, per esempio, hanno questo problema perché siamo 150.000 architetti in Italia che facciamo tutti più o meno la stessa cosa, e capite che, insomma, messa così non è che ci sia tutto questo spazio, ma in realtà lo spazio ci sarebbe, perché io per esempio dico che sono specializzato nei locali pubblici, uno perché appunto, come ho raccontato prima, è diventata una cosa che si è costruita nel tempo, forse seguendo le mie attitudini, quindi in realtà è quello che mi piace fare. Però mi sono reso conto che dopo un po' le cose che imparavano facevano la differenza, cioè ho fatto anch'io degli errori non sapendo le cose, non conoscendo fino in fondo, quindi divento uno specialista nel senso che conosci delle cose del tuo settore che altri non conoscono. Per forza, perché se tu hai fatto 500 progetti, qualcosa avrò imparato. Sì. È solo sui locali. Ma non è che sono più bravo degli altri esatto, sì, magari architetti. Sicuramente sei più bravo, però 500 locali pubblici ti danno un'esperienza. È così. Se un tuo collega ne fa 5, 15 perché glielo chiedono, qualcosa ti scappa. Infatti questo è... Noi produciamo circa 3500 composizioni l'anno tra cucina e bagno, voglio dire, se mi arriva un americano che deve fare un grattacielo, qualcosa so, qualcosa gli dico. Perché qualche problema l'hai già visto, qualche cosa l'hai già risolto, qualche situazione l'hai già affrontata, quindi è l'esperienza che si fa diventa poi la somma di tutti gli errori e tutti i successi che ottieni nella tua carriera. È ovvio che questa cosa non la puoi moltiplicare all'infinito, cioè non puoi avere questo tipo di esperienza in qualsiasi ambito. Quindi a me se dicessero, non so, progettami un aeroporto, un ospedale, come architetto potrei farlo, ma non saprei esattamente da che parte cominciare. Cioè quando mi chiedono, alcuni miei clienti di locali mi dicono, ma guarda, mi fai casa? E io dico, guarda che io case non ne faccio, però ho dei miei colleghi, delle persone che lavorano con me, che sono invece specializzati in questa cosa, quindi gli passo questo lavoro, ma in un mondo ideale lo troverei normale questa cosa, certo. No? Perché loro sono più bravi di me nel fare in questa cosa. E sempre nel mio mondo ideale mi aspetterei che nel momento in cui magari un architetto fa una casa a un suo cliente e per una malaugurata ipotesi voglia aprire un locale, lui magari dice, guarda, io non so fare il locale, vai da Langhi che magari ne ha fatto qualcuno in più, nel mio mondo ideale. Nella realtà tu mandi i clienti e loro si vengono e gli fanno il locale. Mi dicono, tu mi fai il locale? Certo, ho fatto casa mia, mi fai... Ma certo, sono capace, tutti, cosa ci vuole fare un bar? E lì questa cosa parrebbe, come dire, ridicola se fosse... Cioè, ognuno può fare quello che vuole veramente, solo che mi sono reso conto che poi, e mi capita spesso, ogni tanto incontro delle persone che dicono ma questo locale l'ha progettato un architetto che non ha mai fatto locali, va che disastro che ha fatto. E quindi questa cosa a pioggia diventa, gli architetti fondamentalmente non capiscono niente. E quindi diciamo, io ogni tanto lo faccio come esperimento, no? Cioè dico, quando mi chiedono cosa fai, e dico faccio l'architetto, poi sto in silenzio un momento e guardo il mio interlocutore, no? E sento il rumore delle sue rotelle nel cervello che dice architetto uguale uno che non capisce un cazzo, uno che costa troppi soldi, uno che me ne fa spendere troppi, uno che sa niente di tutto. E questa cosa però è più diffusa di quanto sembra. Cioè, ci sono dei professionisti bravissimi in Italia, ci sono degli architetti veramente bravi in gamba con delle capacità eccezionali, però hanno questi due problemi. Uno di focalizzarsi, cioè di spiegare alle persone cosa fanno, e due di comunicarlo, cioè parlano un linguaggio, descrivono il loro lavoro, parlano delle loro opere in modo che
anch'io a volte che sono architetto non li capisco nemmeno io, quindi figurati uno che architetto non è, come fa a capirlo? Alzano le barriere, ma perché in realtà tu parli in cioè, ma in qualsiasi settore, l'architetto, ma un amico Oscar che ha una bellissima attività sul mondo delle barche, anche loro hanno tutta una serie di vocaboli che le persone normali non dicono niente, cioè il gavone, la poppa, la prua, la parte tecnica, un po' cioè, come tu se spiegassi la landa, tutti... cazzalavanda, la scalfio, cioè tira la vela. Cosa vuol dire? No. Come tu spiegassi tutti i dettagli della tua cucina, in realtà uno che compra la tua cucina non è che è interessato esattamente a come è costruita, è interessato a quello che questa cosa può significare per lui. In realtà, come stiamo imparando, bisogna abbassare il livello di complessità per farsi capire al proprio cliente, perché il proprio cliente non si deve sentire in difficoltà di fronte a una persona che parla tecnichese per far sì che lui venga recepito come autorità dal cliente stesso. Cioè, perché l'architetto, lo specialista delle barche, lo specialista dei mobili, qualsiasi altro tipo di settore verticalizzato usa tecnicismi? Perché nella sua mente fa figo e pensa che l'utente di fronte a lui in qualche modo rimanga impressionato e quindi gli conferisca uno status di autorità. In realtà allontana il cliente perché si sente un po' lo scemo che dice: ma questo cosa sta dicendo? No, non ci parlo neanche, e se ne va. Difatti il segreto è abbassare l'asticella, cioè parlare pane e vino al vino. Io faccio delle forzature perché tutti abbiamo una buona cultura qua, però quando siamo di fronte a una camera o parliamo in un podcast o parliamo davanti a un cliente bisogna abbassare il livello e parlare affinché con un linguaggio comune, che è quello che parlano le persone che sono i nostri clienti. Certo. Altrimenti il cliente scappa. Parlare il tecnichese con il cliente fa scappare il cliente. In realtà questo problema che è molto sentito dagli architetti, di come conferire l'autorità, non lo si fa se non hai fatto quello che hai fatto tu all'inizio, cioè specializzarsi in una cosa per poi comunicarla, perché se fai tutto non riesci a comunicare tutto. Diventa decisamente più difficile. Esatto. E poi vabbè, forse io un po' da questo punto di vista in Nuce me ne sono reso conto prima magari di formalizzare, di imparare esattamente cosa significasse una cosa piuttosto che un'altra. Perché fare locali, cioè progettare locali, è differente rispetto per esempio a progettare una casa, un appartamento. Perché in realtà il locale, prima di essere uno spazio fisico da costruire, è un'attività, è un business. Quindi il mio interlocutore, quando dicevo prima il locale deve piacere al pubblico, fondamentalmente il locale deve funzionare, non basta che sia bello, cioè non basta che piaccia a chi l'ha costruito e basta. Deve funzionare. Quindi in qualche modo relazionarmi con dei clienti che parlano di business e mi danno un incarico per progettare un locale, il loro bisogno è che io li aiuti a progettare un locale di successo. Perché se no, fondamentalmente, anche se faccio un bel locale creativo, tutto quello che vuoi, se poi questa cosa non funziona, il problema rimane sentito in termini di business, no? Vabbè, questa cosa, pazienza, abbiamo fatto così, grazie, arrivederci. No, quella è parte fondamentale. Quindi mi sono abituato a comunicare con i miei clienti dicendo: guardate che io non sono l'architetto creativo che si sveglia al mattino e vi fa spendere un sacco di soldi, che è bravo e creativo, cioè in parte sì, però il mio vero ruolo è aiutarvi a valorizzare il vostro prodotto, a comunicare al vostro pubblico, quindi in sostanza aiutarvi ad avere successo, utilizzando il design, cioè utilizzando il design come uno strumento che magari vi può permettere di raggiungere il successo, di interpretare, di intercettare il favore del pubblico, eccetera. Quindi non è esattamente un ruolo visto solo dal punto di vista creativo, ma è creativo per come lo intendo io, ma dal punto di vista del business non ho bisogno di parlare in modo aulico, la cosa è molto è una creatività basico, messa, diciamo, a servizio dell'imprenditore. Certo. Quindi sviluppi un progetto affinché un target ben preciso di clienti si riconosca nel locale che progetti. Sì, e possa in qualche modo anche misurare questo risultato, cioè se io riesco a far sì che il locale abbia successo, o meglio, che il locale abbia successo grazie anche al design, per esempio, in questo caso,
cioè il mio apporto non è marginale, non è secondario, è parte del successo del locale. Quindi il motivo per cui uno dovrebbe chiamare un architetto specializzato in una cosa, questo vale per il mio settore, ma in qualsiasi altro, è perché sicuramente un architetto specializzato in quel settore ti può aiutare a ottenere i tuoi risultati, che è probabilmente il tuo vero bisogno, il tuo desiderio. Tu vedi in Italia un'associazione, un qualcosa, qualcuno che insegni queste cose a chi esce dalle facoltà di architettura, a chi magari è un architetto con uno studio ed è un periodo in cui non capisce bene dove sta andando il mondo. Secondo te in Italia si può fare qualcosa per aiutare gli architetti a capire il valore del focus, a capire il valore della specializzazione, a capire il valore della comunicazione verso il cliente e quindi uscire dalla dicotomia dell'architettese e invece ribaltare questo sapere nel pubblico, verso il pubblico? Il tema della formazione dovrebbe essere una cosa continua, cioè come dicevo all'inizio, quando mi sono reso conto che alcune cose semplicemente non le avevo mai fatte, non le sapevo fare, è iniziata una ricerca di documentazione, di materiale per imparare a fare delle cose. Ovviamente la guida in questo caso era la mia attitudine, il mio interesse a sviluppare un argomento come quello della progettazione di locali pubblici, eccetera. Però penso che in ogni settore in realtà la formazione sia fondamentale. In questo caso trovo che in Italia la formazione degli architetti sia un po' basata sul prodotto, diciamo, cioè su quello che fanno gli architetti, ovvero fondamentalmente imparare a diventare sempre più bravi come architetti, imparare sempre più cose tecniche sul loro mestiere, sulla loro professione, e però un po' come se un ristoratore facesse sempre un corso per imparare a migliorare sempre di più la sua pizza, fare un gelato sempre più buono, eccetera, che è fondamentale, ci mancherebbe, però se a un certo punto non considera anche il problema dal punto di vista di chi poi possa essere interessato a comprare questo prodotto. E noi abbiamo lo stesso problema, cioè gli architetti che adesso vedo in difficoltà per questioni di scarsità di lavoro, di basso reddito, di competizione, eccetera, e anche di reputazione, se vogliamo, insomma, in Italia. Fondamentalmente il problema che mi sembra irrisolto è quello che non riescano a delineare il loro valore e a comunicarlo al proprio pubblico di riferimento che sia in grado di comprare, o che voglia comprare il loro prodotto, in modo chiaro, però in modo comprensibile a loro. Questo tipo di formazione in realtà è trasversale, cioè non riguarda solo gli architetti, riguarda tutte le aziende hanno bisogno di comunicare il proprio valore al proprio pubblico. Tutti questi aspetti che riguardano la nostra professione, ma riguardano qualsiasi altra attività, qualsiasi altra azienda, probabilmente io non li ritrovo nella formazione diciamo, degli architetti in Italia. Probabilmente li troviamo molto di più all'estero, forse sì. In America, dove tu sei stato. Sono stato a Phoenix in Arizona, dove noi abbiamo sponsorizzato noi come RIFA, questo diciamo, seminario destinato agli architetti, organizzato anche in cooperazione con l'Associazione Americana degli Architetti, giusto per capire anche un po' dall'altra parte dell'oceano da dove arrivano le tendenze, come funzionano, loro come interpretano questa cosa. E in realtà quello che noi diciamo loro fanno. Cioè, però è normale. Insomma, esatto, come normale che sia. Noi, sia le aziende italiane nella media che i professionisti come gli architetti sono prodottocentrici, no? Il prodotto è fondamentale, è molto importante. È importante che sia curato nei minimi dettagli, che abbia le finiture di un certo livello, è importante che sia diciamo, consegnato in un determinato modo, che sia consegnato nei tempi previsti, che ci sia un servizio clienti di post vendita all'altezza, però questa cosa diciamo, deve essere la base per essere sul mercato oggi, no? La qualità, il design, le finiture, soprattutto se si vende un prodotto made in Italy. In realtà il prodotto è una derivata
del marchio e il marchio è una derivata del posizionamento del marchio stesso. E quindi ovviamente noi abbiamo anche frequentato corsi in comune, sappiamo di cosa stiamo parlando, ma negli Stati Uniti appunto gli architetti durante questo convegno nella mattina parlavano di queste cose, cioè di brand positioning e di marketing, e nel pomeriggio con le aziende si parlava di prodotto. Certo. Se noi andiamo in un convegno anche a Milano, destinato agli architetti, si parla solo ed esclusivamente di prodotto, ma le aziende parlano di prodotto, certo, e gli architetti ascoltano il prodotto delle aziende, come certo, se ti spedissi un catalogo a casa. certo. Invece, traslato in Arizona, questa cosa era: la mattina ho il docente che mi spiega come posizionarmi su YouTube con i video, poi ho il docente che mi spiega come usare i social network in modo professionale, poi ho il docente che mi spiega su come creare un catalogo, come standardizzare un determinato tipo di prodotto, poi ho un altro docente che mi spiega un argomento interessantissimo che non è stato poi approfondito, non è mai stato approfondito in Italia, cioè come affrontare il problema della successione negli studi, perché Certo. tra virgolette noi aziende siamo un attimino più fortunate, perché costruisci un marchio e il marchio, se fai tutte le cose che devi fare, aumenta di valore nel tempo, si slega dalla figura dell'imprenditore per assumere una vita, un valore proprio. Quindi in caso di successione cosa si può fare, come si fa a creare una successione all'interno dello studio, come si fa a creare valore allo studio, bisogna vendere, a chi bisogna vendere, eccetera, eccetera, tutte queste cose. Poi il prodotto, sì, io ho parlato di prodotto, ovviamente ho rappresentato la mia azienda, ho parlato di prodotto, altre aziende hanno parlato dei loro, insomma c'è stata la parte dedicata al prodotto, ma ovviamente poi su un panel lì sarà stato 90 architetti, gli americani hanno segmentato 20-25 architetti per azienda e le aziende hanno segmentato dai 90 a 20-25 architetti. Hanno incrociato i dati e io parlo con persone interessate, le persone, gli architetti sono interessati a sentire quello che ho da dire. Non ho davanti una platea di 350 persone, la maggior parte dei quali vengono per prendere i crediti formativi. Bravo, esatto. E poi diciamo del prodotto, vabbè, sì, bello, però vabbè. Quindi diciamo c'è un abisso culturale, c'è anche, può darsi un vuoto da colmare, però questa è la fotografia della situazione negli Stati Uniti. Sono stato invitato, quindi riparteciperò ad ottobre a Miami, lo fanno un po' più vicino all'Italia questa volta per fortuna, quindi le ore di volo da 16 diminuiscono a 12, però c'è anche un fuso orario più favorevole. E quindi poi al limite aggiornerò la comunità su come il seminario del 2016 viene effettuato, però diciamo che questa oggi è la fotografia, è la distanza tra il nostro modo di vedere le cose, prodotto centrico, sia azienda che architetti che diciamo liberi professionisti, rispetto alla modalità statunitense, che è partenza e costruzione di un posizionamento, che sia azienda o che sei professionista, e veicolo il tuo prodotto in base alle regole del marchio, del posizionamento del marchio. Questo è la sostanziale differenza, e là non prendono crediti, cioè loro vengono per il piacere di venire, per il piacere di ascoltare e per portarsi a casa qualcosa che altrimenti sentono che c'è una mancanza, perché prima di essere architetti sono imprenditori. Quindi da imprenditore dico: come faccio a sviluppare la mia azienda? L'architetto imprenditore: come faccio a sviluppare il mio studio? Cosa mi manca? Cioè, sono bravo a fare il progetto, ma come faccio a intercettare la domanda del pubblico? Certo. Questa è stata la mia esperienza, e dove ho visto insomma, che poi si riflette nei progetti residenziali, perché il progetto residenziale tipicamente italiano medio, per carità, però se pensiamo non alle ville, e lasciamo stare per un secondo Milano con i grattacieli di nuova costruzione, ma la classica palazzina della provincia italiana ha i sanitari in ceramica dell'Idea Standard e i rubinetti di qualche marca italiana, magari prodotti nel Far East asiatico,
le ceramiche in bagno, quindi zero possibilità di personalizzazione, di scelta d'architetto che ci metta qualcosa del suo, e nessuna cucina, hai buchi che spuntano dal muro, l'acqua calda, l'acqua fredda e festa finita. Negli Stati Uniti ti danno innanzitutto creare una casa campione, arredata di tutto punto, per far sognare il cliente in target con il progetto. E le persone che entrano nella casa campione si trovano la casa completamente arredata da un home interiors, mentre l'architetto che ha progettato il building specifica la cucina e il bagno. Quindi comprano l'appartamento e all'interno del prezzo del metro quadro hanno incluso la cucina e i bagni, che spesso noi forniamo, che sono acquistati direttamente dal developer su specifica dell'architetto. La coppia o la famiglia che oggi compra casa in Italia diventa, tra virgolette, matta, perché passa poi i 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi successivi all'acquisto della casa a scegliere la cucina, scegliere il bagno, scegliere il pavimento. Il developer guadagna meno soldi e l'architetto ha meno possibilità di esprimere il suo valore, perché Sì. non contribuisce, non c'è un feeling tra gli esterni e gli interni. Quindi c'è veramente una forte differenza che può essere colmata, ma può essere colmata solamente con lo studio di materie che non sono quelle che vengono insegnate all'università, alla facoltà di architettura, che sono il branding, il marketing e la vendita. Sì, in realtà io mi sono reso conto, ancora prima di anch'io studiare e cercare di capire come queste cose in realtà funzionano così, perché funzionano così in tutto il mondo, funzionano così perché così funzionano le persone. Cioè fondamentalmente le persone, una delle obiezioni che mi fanno spesso è che il budget è la cosa che limita l'architetto. Cioè, l'architetto sembra che senza budget, cioè senza avere grandi disponibilità economiche, non possa esprimere se stesso, quindi ci sono queste limitazioni, non ti pagano, non c'è budget, costa troppo, dobbiamo trovare una soluzione così. In realtà questa cosa del valore economico è semplicemente una percezione. Cioè, io ho progettato locali spendendo, non so, 30.000 euro fino a 6 milioni di euro. In realtà, quando si comprano le cose, uno dovrebbe vedere veramente le cose dal proprio punto di vista, cioè non semplicemente dalle modalità di vendita, quindi come faccio a convincere uno a spendere questi soldi. Facciamo il discorso opposto. Perché le persone, come acquistano le persone? No? Tutti noi acquistiamo qualche cosa che reputiamo che valga di più per noi dei soldi che diamo in cambio. Quindi la percezione che noi attribuiamo, di valore che noi attribuiamo a qualsiasi cosa, nella nostra testa, nella nostra percezione, deve valere di più dei soldi che diamo. Quindi non è importante che una cosa costi necessariamente poco o costi necessariamente tanto, perché sono delle cose per cui non so, non hanno un costo eccessivo e che però ottimizzate, utilizzate nel modo giusto, acquisiscono un grande valore. Viceversa, sono delle cose che costano un sacco di soldi, ma usate nel modo sbagliato oppure non interpretate nel modo giusto, per certe persone non attribuiscono nessun valore. Quello che dicevo anche prima con la percezione di valore che c'è magari tra paese e paese. Noi magari stiamo attenti ai dettagli o a certe finiture, mentre in altri paesi basta che la cosa luccichi, no? Allora, questo modo di ragionare delle persone dovrebbe esserci d'aiuto, proprio perché tutto quello che dobbiamo fare è capire in quale modo le persone siano in grado di percepire il nostro valore. Questo è l'unico. Certo. Quindi che cosa noi siamo in grado di fare per loro, non che cosa siamo capaci di fare, perché delle volte mi chiamano e si aspettano magari. La cosa è un po' divertente anche da questo punto di vista, cioè mi chiamano quando dobbiamo progettare un locale e si aspettano che magari io arrivi e cominci a misurare lo spazio, faccia delle fotografie e prepari un progetto. E mi dicono, guarda, a me piace il legno, a me piace verde, a me piace giallo. In realtà non faccio nulla di questo. Cerco prima di tutto di capire qual è il tipo di prodotto che vogliono vendere, qual è il tipo di pubblico a cui si vogliono rivolgere, cioè quale tipo di valore loro intendono creare all'interno della loro attività. E dopo io vorrei aiutarli ad aumentare questa percezione di valore nei confronti del loro pubblico. Questo mio modo di aiutarli è il mio valore. Certo.
non è con quanti soldi lo faccio, però il tipo di approccio che devo avere è quello di creare valore e di farlo percepire ai miei clienti, in modo che anche loro, prendendo questo come un pezzo del valore che loro costruiscono, lo riescono a trasferire e a far capire ai loro clienti. Probabilmente questa cosa, se non viene capita, non viene acquistata. Esatto. E quindi tu, Andrea, in concreto come hai applicato le tue nozioni di marketing? Devo dire che questa cosa, vista adesso in prospettiva, è come se fosse stato un po' mettere a posto dei tasselli. Cioè, io poco per volta ci sono arrivato, magari facendo anche degli errori. In realtà l'architetto e il marketing, insomma l'architettura e il marketing, sono due mondi che sembrano appartenere veramente a due pianeti diversi. Però nel mio lavoro, per esempio, questa cosa già stava prendendo una forma definita, perché mi rendevo conto che nel momento in cui io progettavo dei locali per i miei clienti, non bastava che io facessi il locale bello, cioè che facessi l'architetto, cioè che facessi un bel locale, e quindi potenzialmente io potevo disinteressarmi di quello che sarebbe successo dopo, perché in fondo quello che veniva chiesto a me è di realizzare un bel locale, cioè di fare l'architetto. Poi però, se pensate al discorso fatto all'inizio, cioè il mio lavoro andava avanti nel momento in cui altre persone vedevano dei locali, quindi chiedevano a chi li avesse fatti, eccetera. Quindi, paradossalmente, era importante che oltre che i locali fossero belli o realizzati bene dal punto di vista del design, funzionassero. Perché se un locale funzionava, permetteva ad altre persone di vederlo, di apprezzarlo, di avere successo e quindi di collegare al successo del locale anche il mio di lavoro. Se un locale chiude dopo 6 mesi, alla fine, anche se io mi sono impegnato, se ho realizzato questo locale al massimo della mia potenzialità, dopo 6 mesi questo locale chiude, è come se non l'avessi fatto. Non posso usarlo come referenza, non posso utilizzarlo per mostrarlo ad altre persone, non posso invitare altre persone ad andarlo a vedere. Fa parte di questo tipo di relazione che avevo già imparato a capire proprio all'inizio della mia carriera. E quindi ho cominciato a domandarmi, ma perché i locali funzionano e altri no? Allora uno potrebbe dire, vabbè, quelli che progetto io funzionano, è così. Però non era soltanto così, perché c'erano dei locali che avevo progettato io e funzionavano, dei locali che avevo progettato io e non funzionavano. Quindi il problema era perché erano gestiti in un modo piuttosto che in un altro, cioè alcuni erano gestiti bene, alcuni erano gestiti male. Quindi dopo un po' mi sono interessato, mi sono domandato, ho cercato di capire cosa significasse gestire bene un locale, cosa significasse dal punto di vista del business, non dal punto di vista del design. No? Quindi ho cominciato a studiare io per in qualche modo riuscire a parlare, a interagire con un imprenditore che decidesse di fare un locale per capire o per saperlo prima in un qualche modo. Cioè, domandandomi se l'imprenditore che mi domandava di fare un locale fosse in realtà in grado lui di gestirlo, perché adesso questo è diventato un po' il mio modo di selezionare i clienti, cioè se non mi rendo conto che gli imprenditori, non capiscono di posizionamento, non capiscono di branding, non capiscono di marketing. Fai selezione. Sì, non è per fare lo snob, è che questo non sarebbe il mio problema, è prima di tutto un loro problema. Sì, sì. Perché Per avere un terreno comune sul quale sì, dialogare. allora necessariamente ho spostato un po' il livello del discorso, non dal design al business, cioè dicendo, ragazzi, dobbiamo fare un locale che funzioni, quindi io ci metterò la mia parte che è la parte di design, ma voi ci dovete mettere tutto il resto, quindi dobbiamo capire di cosa stiamo parlando, a che target ci rivolgiamo, che prodotto vogliamo vendere, come facciamo marketing. In questo modo io so che locale farvi. Se nemmeno voi sapete che cosa state facendo, proprio dal punto di vista di questi aspetti qua, io non so che locale farvi. E tu invece, Matteo, quali strumenti consigli ai nostri architetti in ascolto per poter iniziare ad approcciarsi, insomma? Allora, innanzitutto partiamo dalle cose basiche. Consiglio ovviamente di vedere il nostro blog, di visitare il nostro blog che è blog.ifa.com o il blog di Andrea Langhi, il nostro sito, perché da lì si può rendere conto e, tra virgolette, prendere ispirazione su quello che facciamo noi in termini di comunicazione, quindi articoli multilingue descrivendo i progetti che per gli architetti sono molto importanti, un sistema per attirare nuovi clienti, interviste ai clienti, testimonianze, video,
podcast, articoli, dare tantissimi contenuti di valore gratuiti al proprio target di riferimento, quindi ai vostri potenziali clienti. Andando più nello specifico per quanto riguarda il marchio, la costruzione di un marchio e il brand positioning, consiglio il libro di Orriz delle 22 leggi del branding, che si trova in inglese su Amazon come ebook o come libro cartaceo. Per quanto riguarda il marketing, anche quello le 11 regole immutabili del marketing, sempre scritto da Orriz e sua figlia Laura. Per quanto riguarda invece la vendita, il libro di Frank, Vendere fa schifo se non sai come farlo, che si trova invece sul Giardino dei Libri. Quindi già con questi 3 testi, tra virgolette, basi, ne sapete tanto, perché da io sono partito, dove Andrea è partito, certo. Insomma, è un'infarinatura sul branding, il marketing e la vendita. Poi, se vi fa piacere, adesso fra un paio di mesi, 2 o 3 mesi, uscirà anche il mio libro, Direct from Milano, dove racconto un po' l'esperienza mia, l'esperienza imprenditoriale di Rifa. Diciamo che è un libro destinato ai nostri clienti, quindi chi è già nostro cliente lo riceverà gratuitamente, mentre per gli altri possono acquistarlo poi online. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza al PIME di Milano, quindi andiamo anche a fare un'azione benefica per delle costruzioni di scuole in un villaggio in Africa. E niente, già con questi testi base potete diciamo avere un'infarinatura. Ovviamente se volete continuate ad ascoltare il nostro podcast e poi da lì ci sono i corsi, ci sono altre cose un po' più diciamo di un livello superiore, ma che consiglio di frequentare solamente se già si inizia a mettere in pratica qualcosa investendo poche decine di euro e capendo diciamo quello che poi si va a leggere. È fondamentale secondo me comunque saper leggere bene in inglese, perché tutti i testi scritti da autori americani sarebbe bello leggerli in lingua originale. Con la traduzione italiana poi si vanno a perdere magari quei contenuti, quel senso diciamo che con la traduzione si va a perdere, perché non si legge in lingua originale. Anch'io come consiglio darei di non pensare alla formazione solo in termini di crediti formativi. Ecco. Cioè la formazione non è fatta per ottenere crediti formativi, è fatta per ottenere risultati. Quindi uno può avere crediti formativi, ma se non riesce a tradurre la sua formazione in risultati, quei crediti formativi non servono a niente. Bene, non mi resta che ringraziare i nostri ospiti. Grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie Matteo. Grazie. Direi che è stata una puntata ricca di nozioni, ci siamo confrontati, soprattutto ricca di spunti. Attendiamo i vostri commenti su podcast, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro gruppo, sui link video. Che dire, grazie di tutto, grazie a tutti ancora, ci vediamo alla prossima puntata. Rifra, Kitchens and Beds, direct from Milano.